Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale. E questo, come vedete bene, non è arranco e tanto meno i miei due cavalli, tanto meno l'appunto, tanto meno niente di mio. E questo qui invece è di Sandro. Buongiorno a tutti! E dunque oggi ha questa Aprilia RSV 1000 praticamente. Vabbè, questo è il BMW qua. Oggi che cosa facciamo? Oggi a questa BMW qui faremo i dischi dei freni. Praticamente facciamo dischi e pastiglie con tutto il procedimento di smontaggio e rimontaggio, alcune piccole cosettine e consigli che potrete utilizzare quando avrete voglia di fare i vostri freni a disco. Così, guardando questo video, potrete farlo anche voi a casa e seguite bene i consigli, perché i freni sono la nostra unica ancora di salvezza quando si va in giro con qualsiasi tipo di mezzo, specialmente con una moto. Bene, allora adesso iniziamo. Non va nessuna parte, c'è il cavalletto, Basta. non serve altro. Si prende una brugola da 22, una comodissima brugola 22 che la trovate così proprio fatta da Hobby o al Lidl, la trovate, qui saldata molto bene. No, questa è ottima saldatura. Allora, prima di tutto si molla questa vite qua che praticamente tiene chiusa la parte del perno. Ricordate che dall'altra parte c'è uno spessore da, mi raccomando, non perdere. Poi mollate le pinze, importantissimo, perché se non mollate la pinza ovviamente la ruota non verrà mai via. E se avete un piattino magnetico utilizzatelo, che è sempre comodo per non perdere le viti in nessun modo. E via la ruota. In questo caso abbiamo dei dischi flottanti. Flottante vuol dire che il disco è libero di muoversi in così, adesso è molto poco, non so se si riesce a vedere, ma ha la libertà di muoversi in questo senso qua, praticamente per evitare di trasmettere vibrazioni, è tutto mobile in così. E adesso vediamo come sostituire questi dischi. Ovviamente l'operazione è molto semplice, ma non è da sottovalutare. Però è ben freno filettato, Povero. Basta scaldare un po', si ammorbidisce. Questa è la ruota fonica dell'ABS. Mi raccomando, fate molta attenzione a non rovinarlo assolutamente, perché ci potrebbero essere delle conseguenze non piacevoli. Allora, visto che erano abbastanza ostici da tirar via, abbiamo usato un phon classico, quelli tipo da carrozzeria, insomma quelli da officina, per scaldare un pochino i dadi e ammorbidire la loctite, e qui ce n'era veramente tantissima e rischiavamo di spannare i bulloni, per cui fatelo già subito voi, prendete e scaldate le viti con un phon. E vengono via molto più facili di prima. Dunque scaldate, prima di tirar giù, scaldate la zona da svitare. Questo era per farvi vedere la differenza con e senza scaldata, per cui ce la fate anche senza scaldare, ma ovviamente scaldando sarà molto più semplice. È un piccolo trucchetto che può tornarvi utile anche per altre cose. Ok, funziona, prova le luci. Un segnale, no, questo è uguale, no? Sì. Bene, adesso è il momento di sfoderare i dischi nuovi dei freni, ok? Allora, i nuovi dischi che mettiamo sono della Bumba. Drumba. no, della Fambo. Fambo. Della Fambo, i nuovi treni della Fambo in porcellana di Boemia, che è particolare e oltretutto è molto bello, perché quando si scalda puoi farci anche le uova sopra. Sì, poi la decorazione. La decorazione fa la differenza. Famosissimo. La decorazione influisce anche sul grip delle pastiglie in Certo. poliuretano, no? Che Sì, 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 esatto. Ok. Allora, pastiglia in poliuretano con freni della... C'è scritto qua? Brenta.
della Brenta. Ok, Brenta. adesso ve li faccio vedere. Eccoli qua, i famosi dischi Brenta con le pastiglie in poliuretano, sempre della stessa marca, vedete? Ecco qua, bene. Bene, a parte gli scherzi, abbiamo scelto, anzi no, io non ho fatto proprio niente, Sandro ha scelto questi bellissimi dischi della Brembo, non della Beremboro, li vedete su AliExpress, magari i freni della Beremboro, non sono questi qua, e questi qua sono comprati nelle officine, queste robe qui. Ok, adesso apriamo, vediamo come sono fatti questi dischi davvero. Disco. Mamma che belli, ma vuoi montarli veramente? Non è che si graffiano poi? Sì, no, teniamo i vecchi. Sì. Ok, dai. Ok. Guarda che spettacolo. Che spettacolo. I dischi Belli, belli, belli. e il suo kit. Ah, c'è anche il kit di boccolette, giustamente, perché vanno cambiati. È preferibile cambiarle sempre quando si fanno i dischi dei freni, poi se volete tenere roba vecchia potete anche farlo. Fate quello che volete. Fate quello che volete, ma è un consiglio, ovviamente tutte queste robe qui hanno già sopportato molte deformazioni termiche, tanto sforzo meccanico, e per cui magari possono prendere un po' troppo gioco. Ecco, bene. Allora adesso tiriamo fuori anche l'altro, perché in realtà ce ne sono ben due di questi dischi qua. Tiriamo fuori anche questo. Guarda che bello. Mamma mia. Probabilmente al ranco frenerebbe meglio con questi qua. Comunque dai, sono già contento. Anche a Ranco ha ricevuto un bel paio di dischi. Sì, anche. Sembriamo dei feticisti dei dischi dei freni, ma in realtà forse sì. Comunque. Ma anche l'appunto. Ma sì, anche l'appunto abbiamo messo freni Brembo. Adesso che dopo un po' di migliaia di chilometri comincia a frenare veramente bene. Ci sono anche delle piccole istruzioni per la sostituzione delle bussole disco, praticamente quelle che abbiamo visto prima. Qua ci sono tutte quante le istruzioni, per cui non vi potete sbagliare. E Devo fare notare finché esiste. eccolo qua, made in Italy, ragazzi. Dunque dovevo ancora essere fieri di questa cosa qua. Per adesso sono made in Italy. Speriamo che non vedano, che non scoprano mai niente alla Brembo che potrebbe fargli cambiare idea dove far fare queste cose. Speriamo. Bene, andiamo a montarli. C'è anche un sacco di roba contraffatta marchiata Brembo. Allora, iniziamo la sequenza esatta. Allora, prima ci mettiamo la ruota fonica dell'ABS. Il sensore dell'ABS è questo qui. Logicamente dove è rimasto le istruzioni? Sul banco. Le istruzioni dicono boccola sotto verso l'alto, Sì. per cui mettiamo le 5 boccole verso l'alto, dopo va direttamente il disco. Adesso ovviamente noi la sequenza la sappiamo già, però vi facciamo vedere come dovreste fare voi per montarli senza magari averlo mai fatto, seguendo bene le istruzioni. Per cui rondelle elastiche in tutte le boccolette, ok, e una puntatina a mano. Ovviamente questa forma qui, anche questo scalino che vedete, non è casuale, serve proprio per fissare bene fino, diciamo, in battuta la vite e lasciare del gioco per appunto far sì che questa rondella fatta in questo modo fa un effetto molla, diciamo, per tenere al centro il disco e non farlo vibrare. Ok, a questo punto avvitiamo e poi dall'altra parte. Quando fate questa operazione è importantissimo avvicinarsi con tutte ma non fissarle. Se potete avvitate il più incrocio possibile, cioè non una in sequenza all'altra ma una dalla parte opposta all'altra, è una buona abitudine. Non è detto che fa la differenza, ma è una buona abitudine. Vi diciamo anche a che coppia bisogna tirare questi viti qua, e questo è molto importante, questo qui assolutamente non è da sottovalutare. Allora, predisponiamo la nostra bella chiave dinamometrica, il tiraggio è 19 Newton, che non è tantissimo, è proprio il minimo. Da quanto parte? 25. Bene, abbiamo appena scoperto che la nostra chiave dinamometrica parte da 25 Nm, per cui non va bene. Allora adesso ci vediamo, per voi tra un attimo, per noi tra un po' di più, perché vado a prendere quella giusta a casa. Eccola qua, quella piccolina, e adesso ce l'abbiamo.
passa? Bene, allora adesso facciamo le pastiglie dei freni. Pastiglie veramente alla frutta. Adesso Sandro vi fa vedere come si smontano. Ok, adesso tiriamo via la piastrina dietro la pinza. Bella, sono marchiate Cagiva anche le pinze. Tutto. Magnetizziamo il disco. Pernetto con la pinza, mi raccomando che questo qui non perdetelo. Qui con le vecchie pastiglie che tanto ormai sono rovinate, fate un po' di leva e allargate completamente i cilindretti. Proprio così brutta, senza prendere un cacciavite, senza niente. Sì, qua fate a vostra discrezione. Se volete una leva per essere più comodi, fate come volete. A Sandro piace far fatica, per cui usa. Ok, a questo punto dovete togliere il perno. Adesso c'è la possibilità di fare così, si prende con una cesoietta, non serve stringere tanto, mettiamola nell'altro senso, e viene fuori. A questo punto potete finalmente sfilare le pastiglie, e queste sì erano belle consumatine, ce n'è ancora poco. Bene, confrontiamole con quelle nuove. Questa è la differenza di spessore, ormai praticamente finite. Sì, magari potevano funzionare ancora, no? Però insomma, ovviamente così si trasferisce velocemente il calore dal disco sì, alla pinza. Esatto. Bene, adesso allora rimontiamo tutto quanto. Molto semplice. Ovviamente qua avete la possibilità in privato di dire tutte le parolacce che volete. Adesso noi siamo ovviamente davanti a una telecamera, al telefono, e praticamente non sta bene certo mettere su YouTube parolacce. Dici? No, non sta bene. No. E potete dire accidempoline per tutte le salacche delle Molucche e robe del genere, ma non potete dire parolacce davanti alla telecamera. Forse, perché se continua così Sandro mi sa che qualcosa... Bene, rimontiamo il coprichietto, poi non resterà che rimontare tutto quanto. Ovviamente non serve che lo dico, ma lo dico, quando si rimette il perno dategli una bella ingrassata perché il manuale dice questo. Allora adesso tiriamo a 50 Nm questo fissaggio centrale del perno della ruota, mi raccomando, non di più non di meno. Questa a 19 Nm. Bene, fate sempre 2 scatti perché può essere che la prima volta non sia proprio veritiero e poi la seconda volta con un po' più di dolcezza la fate scattare di nuovo. Quando mettete via la chiave dinamometrica mi raccomando svitatela sempre in modo da non lasciare in carico la molla che non gli fa bene. Adesso tiriamo questa qui a 30 Newton. Dunque ricapitoliamo: 50 Newton, 19 Newton e 30 Newton. Mi raccomando, una volta che avete montato tutto quanto, non prendete la moto e andate e provatela subito, perché dopo che avete montato le pinze nuove, che i cilindretti sono completamente tornati alla base, dovete pompare un po' di volte con la leva del freno prima di cominciare a frenare, per cui fatelo prima da fermi e poi dopo partite, che vi assicurate che la leva arriva in fondo. Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il freno, potete fare così un sacco di volte e non succede niente perché in realtà è la frizione. Questo qui è il freno, adesso andrà a fine corsa, per cui sarebbe una bella sorpresa se vi succede mentre state andando. Ecco, è giusta, per cui mi raccomando, fate attenzione a questa cosa qua. Bene, adesso accendiamo questo Suzuki.
Oh, i primi graffietti. Una volta che avete messo i dischi nuovi, pezzi nuovi, non buttatevi a capofitto, mi raccomando, sarà 1000 km? No, fate un migliaio di chilometri prima di darci dentro, usatele in modo normale, 1000 km magari come termine massimo, ma comunque deve essere tutto ben rigato il disco, non dovrà esserci una cosa così minima praticamente, ma dovrà esserci tutta la zona segnata dalla pastiglia. Una volta che è tutta quanta segnata dalla pastiglia in modo uniforme, allora potrete iniziare a cacciarci dentro bene coi freni, ma mi raccomando sempre attenzione. Ovviamente non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali montaggi fatti male o altre cose consigliati da questo video, per cui mi raccomando, sono affari vostri, per cui fatelo con attenzione e se non avete dubbi fatelo fare a un'officina meccanica specializzata. Andate alla Triumph e praticamente fatevi fare i freni. Abbiamo tutte le moto qua. Sono tutte le moto in una, sì, perché questo ragionamento vale un po' per tutte le moto. Ovviamente i tiraggi, andate a cercarvi i tiraggi per ogni singola moto. Invece per questo caso, per questa BMW R1200R, praticamente avete visto già i tiraggi quali sono. Questo scarico è proprio rivoluzionario. Che rimbombo! Oh! Questo video con l'eco finisce qua. E se vi è piaciuto o l'avete trovato interessante, mettete un bel like, e se qualche vostro altro amico ha una BMW che vuole farsi i freni, condividete questo video, così saprà come fare, o perlomeno saprà i tiraggi esatti. Fate attenzione al tiraggio, mi raccomando. E se volete potete lasciare anche un commento su come aveste fatto voi, su qualche cosa che ci siamo persi, qualche consiglio. Potete anche offendere se non vi è piaciuto il lavoro, ma ovviamente fatelo sempre Con garbo e gentilezza. Se poi non si può dire. Sì, esatto, sì, si può dire benissimo. Con garbo e gentilezza si può dire qualsiasi cosa. Benissimo, da me E da Sandro, e dalla sua bellissima... BMW, Ah, non è un 50? No? un Gilera. È un Gilera? Sarà un Gilera? Cos'è un Gilera? Un Cagipa? Una Aprilia? Ducati? No. No. Boh, quello che sia. Qualunque moto sia, è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.